Era il 2 aprile 1985. Ferma su una curva della strada che collega la costa di Pizzolungo con Trapani, c'è un'auto imbottita di tritolo. Sono le 8:35, di buona mattina, all'ora in cui si comincia ad andare al lavoro e a scuola. In una terrazza, non molto distante, ci sono degli uomini con un telecomando in mano. Questa storia parte da Carlo Palermo, nominato sostituto procuratore di Trento nel 1975, che diventò famoso quando aprì un'indagine su un ampio traffico di armi e droga, che venne avviata nel 1980 in seguito al sequestro di 110 kg di morfina base a Trento e a Bolzano. Aveva scoperto un clan che acquistava morfina base dai trafficanti turchi e la rivendevano alle cosche siciliane, operanti nel nord Italia e che facevano a capo a Gerlando Alberti, Upaccarè e ai fratelli Grado, che, a loro volta, gestivano i laboratori clandestini a Palermo per la raffinazione dell'eroina destinata poi alla piazza di Milano. Nel 1985 Carlo Palermo si trasferisce alla procura di Trapani, dove le sue indagini si erano incrociate con quelle del collega Gian Giacomo Ciaccio Montalto, ucciso nel 1983. Infatti, il giudice Palermo si era incontrato a Trento con Ciaccio Montalto 3 settimane prima che fosse ucciso, per scambiarsi informazioni riservate sul filone dell'inchiesta che riguardava il traffico di stupefacenti. Ma, nella città siciliana, dopo soli 50 giorni dal suo arrivo, la mafia reagì e tentò di ucciderlo con un'autobomba a Pizzolungo, una frazione del Trapanese. Sulla strada provinciale che attraversa Pizzolungo, sul ciglio della strada, è posizionata un'autobomba che è pronta per l'attentato al sostituto procuratore Carlo Palermo, che dalla casa dove alloggia a Bonaggia si sta recando al Palazzo di Giustizia di Trapani a bordo di una 132 blindata, seguito da una Ritmo di scorta non blindata. Un gruppo di uomini è appostato su una terrazza poco distante e attende che alla curva sbuchino le due auto. In prossimità dell'auto carica di tritolo, l'auto di Carlo Palermo supera una Scirocco, che si trova in transito sulla strada ed è guidata da Barbara Rizzo, 30 anni, che accompagna a scuola i figli Giuseppe e Salvatore Asta, gemellini di 6 anni. L'auto della donna viene superata da quella del procuratore e si viene a trovare tra l'autobomba e la 132. Quel gruppo di uomini sulla terrazza hanno la loro occasione che stavano aspettando. Non curanti dell'altra auto in transito, schiacciano ugualmente il pulsante del telecomando. Il botto è tremendo, trema tutto fino in città, tanto che si pensa ad un terremoto, racconteranno le persone. Invece era un attentato. La scena che si viene a creare è fatta di auto e lamiere contorte, un cratere sulla strada, recinzioni delle case vicine con le loro mura sradicate, tantissimo fumo e in alto al muro di un palazzo una macchia di sangue. L'auto della donna aveva fatto da scudo all'auto del sostituto procuratore, che rimane solo ferito. Di quell'auto si ritroverà solo un pezzo di motore e il volante tutto piegato. Cancellate le 3 persone a bordo. Muoiono dilaniati la donna e i 2 bambini. Il corpo squarciato della donna viene catapultato fuori dall'auto, mentre i corpi a brandelli dei bambini finiscono dispersi molto più lontano. Sul muro di una palazzina a 200 metri di distanza, una grossa macchia fa capire dove è finito un corpicino irriconoscibile. Tra i soccorritori giungono dalla vicina via Ariston il marito della donna, con suo cognato, ma l'auto della donna è così ridotta in frammenti che sul posto trovano solo la 132 e la Ritmo, tanto da non sospettare che i loro familiari possano essere stati coinvolti nell'esplosione. All'arrivo della polizia e delle ambulanze, il marito della donna va via e si reca in auto al lavoro nella sua officina. Poco dopo la polizia gli telefona per chiedergli il numero di targa della sua auto, senza aggiungere altro. Scopre che una sua impiegata ha già verificato che i suoi figli non sono mai giunti a scuola. Dei 4 agenti della scorta, quelli sulla 132 rimangono leggermente feriti, mentre gli altri 2 vengono gravemente colpiti da schegge ad un occhio e alla testa in diverse parti del corpo. Inizialmente alcuni mafiosi delle cosche di Alcamo e Castellammare del Golfo vennero individuati come esecutori materiali della strage.
strage che doveva servire a bloccare sul nascere le inchieste del giudice Palermo, che avrebbero portato ad una raffineria di eroina nei pressi di Alcamo. Raffineria che venne scoperta dalla polizia 22 giorni dopo l'attentato. All'interno di essa venne trovato un giornale che era piegato nella pagina dove era riportato un articolo in cui si parlava delle indagini del giudice. Negli anni successivi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia portarono al rinvio a giudizio dei boss mafiosi Salvatore Riina e Vincenzo Virga come mandanti della strage, mentre Balduccio Di Maggio e Nino Madonia furono accusati di aver collaborato all'esecuzione materiale. Di Maggio, su ordine di Riina, avrebbe portato a Trapani l'esplosivo Brixia B5, che fu impiegato nell'attentato. Esplosivo già usato nell'autobomba contro il giudice Rocco Chinnici e nel fallito attentato della Taura. Madonia invece accusato di aver aiutato i mafiosi trapanesi a preparare l'autobomba. Nel 2002 Riina e Virga vennero condannati all'ergastolo e la stessa pena venne emessa nel 2004 anche per Balduccio Di Maggio, mentre Nino Madonia venne assolto ma condannato in appello. Nel 2019, a più di 30 anni dai fatti, si aprì a Caltanissetta il quarto processo per la strage, che vedeva come unico imputato Vincenzo Calatolo, capo della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, accusato dalla sua figlia Giovanna di essere uno dei mandanti del massacro. Il processo, a rito abbreviato, si è concluso in primo grado l'anno successivo, con la condanna di Calatolo a 30 anni di reclusione, 30 anni confermati in appello nel 2022. In quell'abitazione, dentro Vicolo Pipitone a Palermo, era la sala operativa di Cosa Nostra Palermitana, dove fu pianificata la strage di Pizzolungo e vennero decisi altri eclatanti delitti di quella stagione di mattanze degli anni '80. In quel vicolo si decidevano delitti e stragi. Da quel vicolo partivano i killer e poi lì si tornava a festeggiare forse alla presenza di Totò Riina. Gli assolti dal primo processo, che all'epoca erano rimasti solamente indiziati grazie a successive indagini, furono inseriti anche su altri fatti della mafia trapanese ed esecutori della strage, ma non possono essere più processati, perché nessuno può essere processato per un reato per il quale è stato assolto in via definitiva. A ricordare la strage, sul luogo dell'attentato, vicino alla spiaggia, è stata posta una stele, per non dimenticare questa bruttissima storia di una madre e due figli gemelli, legati incredibilmente dal destino, nati tutti e tre lo stesso giorno, 22 febbraio, morti tutti e tre lo stesso giorno, il 2 aprile. Spero che questa storia vi sia piaciuta, vi ringrazio di avermi seguito fino alla fine, lascia un bel like al video e iscriviti al canale per aiutarmi a crescere e restare sempre aggiornato sui contenuti del canale. A presto!